Ciao, bentornati o bentornate sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Siamo ad agosto, in piena estate, nel mese per eccellenza delle vacanze estive per la maggior parte degli italiani. Tra qualche giorno, il 15 agosto, sarà Ferragosto. E come festeggiano gli italiani questa festa? Cosa si fa? Scopriamolo insieme. Rimanete con me fino alla fine del video, perché oltre a raccontarvi un po' di come gli italiani festeggiano il Ferragosto, studieremo o rivedremo insieme la forma del sì impersonale. Il Ferragosto ha origini molto antiche, risale al 18 a.C. nell'antica Roma, quando i primi giorni di agosto, forse proprio il 1° agosto, si celebrava il raccolto dei campi e la fine di alcuni lavori agricoli, e per questo c'erano feste e corse di cavalli. Il nome deriva dal latino Ferie Augusti, il riposo di Augusto, l'imperatore Augusto. Nel tempo però è diventata anche una festa religiosa, perché il 15 agosto è stata fissata proprio la festa dell'Assunzione di Maria in cielo. Quindi una festa dalle origini pagane che è diventata poi anche una festa religiosa. Ma è nel periodo fascista che gli italiani cominciano a festeggiare il Ferragosto spostandosi nei luoghi di villeggiatura, perché proprio in quei giorni venivano istituiti dei treni con delle tariffe ridotte, agevolate, e così in molti potevano viaggiare. Ma come si festeggia oggi il Ferragosto? Cosa si fa in Italia? Diciamo che per la maggior parte degli italiani la settimana che comprende il 15 di agosto è una settimana di vacanze e in tutta Italia, da nord a sud, ci sono molti eventi particolari e tradizionali. Forse conoscerete il famoso Palio di Siena, che si svolge anche il 16 agosto e prende il nome di Palio dell'Assunta, proprio dal nome della festa religiosa. Ed è la famosa corsa di cavalli che avviene proprio nella piazza del campo. Di solito in questo periodo si parte per le vacanze, si va nei vari luoghi di villeggiatura, si va al mare, in montagna, al lago, si sta con gli amici o con la famiglia, si gioca, si mangia molto. In tutte le regioni d'Italia ci sono tante specialità. E poi si festeggia con canti, balli e fuochi d'artificio, per esempio in spiaggia, oppure si festeggia con escursioni e scampagnate in montagna. Ma non tutti lasciano la città. Ormai si resta anche in città perché fortunatamente spesso ci sono musei, palazzi o mostre aperti che possiamo visitare per la gioia dei turisti e dei cittadini. Insomma, Ferragosto è proprio una festa tradizionale italiana che celebra anche un po' l'estate. E allora buon Ferragosto a tutti! Bene, ora vediamo insieme le forme verbali che ho usato per raccontarvi un po' di cosa si fa in Italia a Ferragosto. Io ho detto che si parte per le vacanze, si va nelle varie località di villeggiatura, si va al mare, al lago, in montagna, si sta con gli amici o in famiglia, si gioca, si mangia molto, si festeggia oppure si resta in città. Ho usato una forma impersonale di questi verbi, ma perché? Perché non ho determinato il soggetto. Non ho usato un soggetto specifico, non ho detto io parto per le vacanze o io resto in città, ma ho usato un soggetto generico, indeterminato. Tutti fanno queste cose o le persone fanno queste cose, la gente fa queste cose.
e ho raccontato di azioni molto generali, comuni a molte persone. In questo caso ho raccontato di abitudini e usanze degli italiani a Ferragosto. La struttura che ho usato non è difficile. C'è la particella pronominale si più la terza persona singolare del verbo. È quello che noi chiamiamo il si impersonale. Lo possiamo fare con tutti i verbi intransitivi e transitivi. Infatti ho detto si va, è il verbo andare, intransitivo, o si mangia, il verbo mangiare, transitivo. In questo video ho deciso di trattare solo la forma impersonale con i verbi al presente, così come prima visione e perché così è adatto anche ai livelli principianti. Ma nei prossimi video affronterò completamente, la struttura del sì impersonale. Vedremo come funziona il sì impersonale con i tempi composti, con i verbi riflessivi o quando c'è un aggettivo. Quindi continuate a seguirci e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale così da non perdere i prossimi video. Bene, ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti al video se nei vostri paesi c'è una festa simile al Ferragosto che celebra l'estate o anche un altro periodo dell'anno. Sono curiosa di scoprirlo. Ma ricordate di usare la forma impersonale che abbiamo studiato, la particella si più la terza persona singolare del verbo. E così mi raccontate cosa si fa nel vostro paese. E poi ricordate anche che nella descrizione al video trovate un link per un'attività per esercitarvi un po' sulla struttura che oggi abbiamo visto insieme. Cliccate sul link, entrate nella pagina del nostro sito e cercate l'attività dal titolo Cosa si fa? Bene, io spero che il mio video vi sia stato utile e continuate a seguirci sul nostro canale ma anche sulle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Io vi aspetto per il prossimo video. Ciao e buona estate!